Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi faremo una panoramica sulle interfacce utente della supervisione dell'Ego. In particolare vedremo l'orientamento dell'applicazione verticale Portrait od orizzontale Landscape. Vedremo il principio di navigazione per ambiente e per funzione che caratterizza la app e come gestire le mappe grafiche. La supervisione dell'Ego può essere fruita da postazioni fisse tramite l'interfaccia web, come vedete alla destra dello schermo, e può essere fruita da postazioni mobili quali smartphone o tablet. Inoltre, la supervisione può essere fruita da postazioni fisse a parete e in questo caso c'è una famiglia di prodotti che sono il pannello touch dell'Ego da 8 pollici e il pannello touch dell'Ego da 5 pollici. La grafica di tipo responsive si adatta automaticamente alla risoluzione degli schermi, quindi la supervisione dell'Ego ha un'interfaccia unica e coordinata per tutti i dispositivi. Vediamo come possiamo accedere. Possiamo accedere alla supervisione dell'Ego tramite le postazioni fisse con un normale browser che può essere Chrome per i PC o Safari per i sistemi Mac, semplicemente aprendo il browser e digitando nella barra dell'URL l'indirizzo IP locale, nella rete locale, oppure l'indirizzo relativo al cloud Equinix con cui l'impianto è stato direttamente collegato. Per i dispositivi mobili si accede scaricando direttamente l'app dai relativi store di Android o Apple. Questo sia per gli smartphone sia per i tablet. Diversamente, per i pannelli touch da 5 pollici e da 8 pollici, l'applicazione dell'Ego è preinstallata sui dispositivi. Per i dispositivi mobili l'orientamento è verticale Portrait per gli smartphone ed orizzontale Landscape per i tablet. Per quanto riguarda invece le postazioni fisse da 5 e da 8 pollici, la postazione da 5 pollici ha rigorosamente un orientamento verticale, cioè Portrait, e per il pannello touch da 8 pollici l'orientamento è orizzontale Landscape. Questi orientamenti delle postazioni fisse vincolano anche il montaggio dei relativi dispositivi. Vediamo ora come personalizzare la grafica e le applicazioni del pannello touch dell'Ego da 5 pollici. All'avvio del dispositivo si presenta questo sfondo Equinex. Per poter effettuare le personalizzazioni dobbiamo premere il pennino che troviamo in alto a destra, inserire il PIN di amministrazione che è 9999 e a questo punto siamo in ambiente di configurazione. Premendo l'icona che rappresenta lo speaker possiamo regolare il volume. Premendo l'icona con l'ingranaggio possiamo modificare il PIN di amministratore, il PIN utente, selezionare un nuovo background ed effettuare impostazioni del sistema operativo. E premendo il tasto più alla destra del logo Equinix possiamo introdurre una nuova applicazione. Andiamo a settare una descrizione, in questo caso dell'Ego, andiamo a selezionare tra quelle disponibili un'icona e nella sezione seleziona l'app andiamo a selezionare l'app preinstallata, che in questo caso è dell'Ego. Premendo inserisci e premendo il pulsantino in alto a destra con la croce abbiamo effettuato la preconfigurazione dell'app dell'Ego. Ora vogliamo installare una nuova applicazione, per esempio la app Intercom per la configurazione di sistemi di videocitofonia. A questo scopo premiamo il pulsantino in alto a destra con il pennino, digitiamo la password di supervisione e col pulsante più digitiamo la descrizione, selezioniamo un'icona tra quelle disponibili e infine selezioniamo la app Intercom di Equinex. A questo punto effettuiamo inserisci e premiamo la crocetta per uscire dalla modalità di configurazione. Ora vogliamo installare l'app di Doorbird con accesso tramite cloud. A questo scopo premiamo il pennino, digitiamo la password di amministrazione, premiamo il pulsante più, diamo una descrizione alla nostra applicazione, scegliamo un'icona
e selezioniamo la app tra quelle installate. Selezioniamo Doorbird e premiamo il pulsante Inserisci. A questo punto premiamo la crocetta in alto a destra e abbiamo effettuato la configurazione della nostra applicazione. Facendo un tap sull'icona VoIP facciamo partire la app Intercom di Delego, che si interfaccia con sistemi di videocitofonia tramite il protocollo SIP, e facendo un tap su Doorbird noi possiamo fare partire direttamente l'app di Doorbird con la connessione cloud. Torniamo ora alla descrizione dell'interfaccia unica e coordinata della supervisione Delego. Il principio di navigazione prevede che noi possiamo accedere alle funzioni utilizzando la barra degli strumenti in basso. Per esempio, possiamo accedere alle funzioni di illuminazione divise ambiente per ambiente, oppure possiamo accedere alle funzioni relative alle motorizzazioni per gli ambienti che sono dotati di tende e tapparelle. Un'altra modalità di navigazione consiste nel navigare per ambienti. Tramite le icone di piano che si trovano alla destra del form, noi possiamo selezionare un piano ed accedere per ambiente a tutte le funzioni che ci sono nell'edificio. Per esempio possiamo accedere al piano 1 e ad accedere agli ambienti. Facendo un tap sull'ambiente entriamo nella lista di tutte le funzioni che riguardano quell'ambiente. Possiamo comunque filtrare queste funzioni utilizzando sempre la barra degli strumenti che troviamo in basso, per esempio filtrando solo l'illuminazione, gli scenari e funzioni tecnologiche. Le mappe grafiche sono una interessante forma di rappresentazione sinottica che ci permette di introdurre in forma sintetica un insieme di componenti grafici e consente una facile interazione, per esempio sui dispositivi PC, Mac o sui tablet, mentre lo stesso tipo di rappresentazione sui dispositivi mobili viene fornita come lista di funzioni. Per spiegare questo tipo di rappresentazione torniamo nella schermata principale della versione desktop e visualizziamo a fianco ciò che possiamo vedere invece sulla app mobile. Digitando un piano e la mappa grafica, nella versione PC riusciamo a vedere la rappresentazione sinottica, mentre nella rappresentazione su dispositivo mobile la stessa rappresentazione viene vista come lista di widget. Per realizzare una mappa grafica del nostro edificio dobbiamo procedere sia a livello di ambiente di configurazione sia a livello di ambiente di visualizzazione. In ambiente di configurazione selezioniamo nella menu laterale ad albero piani, selezioniamo piano terra, selezioniamo un piano in cui noi vogliamo inserire la nostra mappa grafica e col pulsante più in basso sulla barra di stato inseriamo un nuovo ambiente. Apriamo in ambiente di lavoro direttamente questa nuova scheda, diamo un nome, selezioniamo come template background e non lista, e questa è l'impostazione fondamentale che differenzia la mappa grafica da un normale ambiente, e facendo un clic direttamente sul preview e sul background andiamo a caricare un'immagine all'interno della memoria del server, oppure la carichiamo tramite un file esterno premendo il pulsante upload. Si raccomanda di utilizzare immagini con risoluzione non oltre 1024x768 con un formato che può essere JPEG o PNG. In questo caso l'immagine era già stata memorizzata all'interno del nostro server e quindi la selezioniamo, l'immagine di sfondo. Ripetiamo la stessa procedura per l'immagine di sfondo, selezioniamo l'abilitazione allo zoom che ci permette quindi di riposizionare il monitor e di adattarlo alle diverse risoluzioni dei dispositivi mobili quali tablet. Una volta creata la mappa, dobbiamo associare nella sezione oggetti contenuti i widget che vogliamo visualizzare sulla mappa. A questo scopo andiamo sulla barra dei menu, selezioniamo tecnologie, KNX,
widget lighting perché si tratta dei componenti di illuminazione. Tramite il drag and drop andiamo a inserire nello spazio della lista gli oggetti che ci interessano e a questo punto abbiamo completato la configurazione della nostra mappa grafica in ambiente di configurazione. Premiamo il pulsante nella barra degli strumenti di uscita al front-end di visualizzazione, selezioniamo il piano terra, selezioniamo la mappa. E ora dobbiamo completare la configurazione in ambiente di visualizzazione posizionando i widget che si trovano in alto a sinistra sulla grafica. Per fare questa operazione premiamo il menu contestuale in alto a destra e selezioniamo l'opzione Edit Map. La prima attività richiede di riposizionare tutti i widget. A questo punto selezioniamo un widget e nella barra delle proprietà effettuiamo le configurazioni. Per esempio, abilitiamo lo sfondo trasparente, mostriamo la descrizione, mostriamo l'icona del widget e mostriamo il valore. Possiamo anche scegliere tramite l'opzione colore il colore del nostro testo. Possiamo anche effettuare delle rotazioni del nostro widget oppure possiamo effettuare uno zoom. Selezioniamo gli altri widget e ripetiamo la configurazione che abbiamo effettuato, modificando anche lo sfondo e procediamo così per tutti i widget. A questo punto posizioniamo sulla mappa grafica i componenti che abbiamo creato. Una volta effettuato il corretto posizionamento di tutti i widget, con l'opzione salva possiamo tornare alla visualizzazione e al test della mappa grafica che abbiamo creato.